ama strimpellare la chitarra, perché si sa, con la musica si riesce ad esprimere quello che con le parole a volte sarebbe troppo difficile, soprattutto quando si deve parlare di famiglie e relazioni tra le persone. Se non si tocca la corda giusta, possono essere guai. Ma la chitarra gli ha insegnato come si può fare. Salvatore Sciascia, professore di economia aziendale e co-direttore di Family Business Lab, Università Cattaneo Luc. Bene. In che misura le nuove generazioni intendono entrare nelle imprese di famiglia e avviare un processo di passaggio generazionale? Questa è stata un po' la domanda che mi sono posto un annetto fa, quando ho notato che le vecchie generazioni erano forse un po' troppo concentrate sul tema della competenza delle nuove generazioni. La competenza è una condizione necessaria, ma non sufficiente per avviare un passaggio generazionale di successo. E allora mi trovavo, diciamo, in una condizione privilegiata nel rispondere a questa domanda, perché il nostro Ateneo da qualche anno aveva aderito al progetto GES, un'iniziativa internazionale guidata dall'Università di St. Gallen, finalizzata a comprendere le intenzioni di carriera di tutti gli studenti universitari. Il capitolo italiano era diretto, coordinato dal Center for Young and Family Enterprise dell'Università di Bergamo. E allora il nostro Family Business Lab, Fabula, insieme al SAIFI, ha deciso di estrarre dal dataset del progetto GES solo i casi di quegli studenti che avevano alle spalle un background di family business, quindi i figli degli imprenditori. Abbiamo quindi avuto l'opportunità di capire dove si immaginano questi studenti a 5 anni dal termine dei loro studi universitari. E il risultato dell'analisi è stato questo. Come vedete, in buona sostanza, la maggior parte di loro intende o fondare la propria impresa o fare il dipendente presso un'altra impresa, molto probabilmente una grande impresa, magari una multinazionale. Solo una piccola percentuale, diciamo quasi uno studente su 10, ha intenzione di entrare nelle imprese di famiglia e avviare un processo di ricambio generazionale. Un dato forte e chiaro, un dato che non è figlio della crisi, perché abbiamo avuto l'occasione di analizzare anche i dati raccolti alcuni anni prima e il risultato era lo stesso. E allora mi sono chiesto, ma quali sono i fattori che possono spiegare questa scarsa intenzione di entrare all'interno dell'impresa di famiglia? E sostanzialmente i fattori sono di 3 tipi. Ci sono dei fattori individuali, dei fattori familiari e dei fattori aziendali. I fattori individuali sostanzialmente hanno a che fare con uno scarso interesse nel mondo del business e poi nel business specifico dell'azienda di famiglia e una scarsa identificazione nella famiglia di riferimento. Cosa possono fare le famiglie imprenditoriali in tal proposito? Beh, certamente non possono agire sui processi di costruzione dell'identità o non possono forzare gli interessi dei propri junior, però certamente possono avviare dei processi di familiarizzazione dei giovani con l'impresa di famiglia sin dalla tenera età, per portare poi in un certo senso questi giovani ad una scelta più consapevole, una scelta di ingresso o una scelta di non ingresso. Sul piano familiare, le ragioni che spiegano questo eventuale disinteresse nell'ingresso nel family business sono sostanzialmente legati al tema del conflitto, la presenza di tensioni o la possibilità che l'ingresso possa generare delle rivalità, delle tensioni, sono fra le principali ragioni che possono spiegare il mancato ingresso. E a queste si aggiunge anche spesso la mancanza di fiducia da parte dei più anziani nei più giovani. Le famiglie imprenditoriali sono chiamate pertanto da una parte a adottare sistemi di governance familiare, come i consigli di famiglia, gli accordi di famiglia, che possono limitare tanto i conflitti quanto la possibilità che si inneschino. E in secondo luogo credo che la generazione al comando debba pensare al proprio passato e ricordare quando era la generazione entrante che cercava fiducia, cercava spazio da parte della generazione precedente. Le nuove generazioni portano all'interno dell'impresa nuove competenze, nuove prospettive, insomma una diversità che è tutta da valorizzare.
E la terza categoria di ragioni è di natura aziendale. In particolare i giovani sembrano rimanere un po' lontani, sembrano voler rimanere lontani da business maturi, quindi esistenti da tempo, magari operanti in settori tradizionali, e business dalle performance aziendali non troppo brillanti. Non possiamo chiaramente chiedere alle famiglie imprenditoriali di performare meglio, sarebbe ovvio, né possiamo chiedere loro di fermare il tempo. Però credo che le famiglie imprenditoriali possano riflettere su quali sono le caratteristiche che i giovani che non vogliono entrare ricercano nell'esperienza della startup e nell'esperienza dell'essere dipendente presso una grande azienda non familiare. E sostanzialmente i primi cercano spazi di imprenditorialità che le vecchie generazioni possono dare, assegnando ad esempio dei progetti di sviluppo di un nuovo prodotto o di ingresso in nuovi mercati. E in secondo luogo, ecco, per andare incontro alle esigenze dei secondi, di chi vuole star fuori dall'azienda di famiglia e andare in una grande impresa strutturata, io credo che si possa cercare di formalizzare un po' strutture e soprattutto sistemi operativi, in modo tale da poter garantire loro quella chiarezza, ad esempio nei processi di ingresso, di promozione, di compensation, che la nuova generazione va ricercando. Mi avvio alla conclusione dicendovi che finora abbiamo parlato di intenzione all'ingresso sotto il piano quantitativo. La volontà c'è o non c'è e se c'è può essere bassa, media o alta. In realtà il tema può essere affrontato anche in termini qualitativi, perché esistono diversi tipi di volontà all'ingresso. Diversi tipi con livelli di efficacia crescente. Il primo tipo è quello basato sul bisogno. Voglio entrare, ma voglio entrare perché alla fine non ho alternative. Il secondo è basato sul calcolo. Voglio entrare perché le alternative ce l'ho, ma l'impresa familiare è l'alternativa più comoda. Poi c'è quello dell'obbligo. Voglio entrare perché pur avendo alternative, in fondo tutti si aspettano che io entri nell'impresa di famiglia. E poi c'è il quarto tipo, che è quello basato sull'affetto. Voglio entrare perché amo la mia azienda, amo la mia famiglia, mi identifico in questa realtà e voglio dare il massimo in essa. E concludo quindi con due auspici. Da una parte io mi auguro che la vecchia generazione prenda coscienza del fatto che la volontà all'ingresso per queste nuove generazioni non è così spiccata e quindi in futuro dobbiamo aspettarci molte più successioni extrafamiliari alle quali dobbiamo prepararci per tempo, non quando ormai è troppo tardi. E il secondo auspicio invece è nei confronti delle nuove generazioni. Io mi auguro che esse entrino nell'impresa di famiglia, seppur in quantità minore, ma con una maggiore qualità, quindi con una volontà di natura affettiva. Grazie.